In questo momento, su uno scaffale di un magazzino in provincia di Parma, c'è una forma di formaggio. Pesa 40 kg. Sembra immobile, inerte, morta. Ma se potessi rimpicciolirti fino a diventare più piccolo di un batterio e tuffarti dentro quella crosta dorata, scopriresti qualcosa di terrificante. Là dentro è in corso una guerra chimica che dura da 2 anni, miliardi di combattenti, centinaia di armi molecolari. E il campo di battaglia è vivo. Ma per capire questa guerra, dobbiamo tornare all'inizio, al latte. Quello che sembra un liquido bianco e uniforme è in realtà un sistema ingegneristico di precisione terrificante. In ogni millilitro di latte ci sono 10 miliardi di sfere microscopiche. Si chiamano micelle di caseina e sono le protagoniste di questa storia. Ogni micella è una fortezza, una sfera di proteine larga 200 nanometri, 1000 volte più piccola di un capello umano. E la cosa straordinaria è questa: ogni sfera è avvolta da un cappotto di cariche elettriche negative, come piccoli magneti che si respingono. Questo cappotto le tiene separate, impedisce loro di toccarsi, di aggregarsi, di diventare solide. È l'unico motivo per cui il latte è liquido. Pensaci, 10 miliardi di sfere proteiche in ogni millilitro, che si respingono con forze elettriche invisibili. Un equilibrio perfetto, elegante e fragilissimo, perché basta un singolo enzima per distruggere tutto. Un enzima che l'umanità ha imparato a usare 7000 anni fa e che compie il taglio più chirurgico della natura. Si chiama chimosina ed è un assassino molecolare. Non attacca a caso, non distrugge le micelle con la forza. Fa qualcosa di molto più elegante. Si avvicina a ciascuna sfera e taglia una singola proteina, la K-caseina, in un punto preciso, tra l'aminoacido 105 e il 106. Fenilalanina, metionina. Un taglio, uno solo, e il cappotto protettivo svanisce. Senza il loro scudo elettrico, le micelle sono nude, indifese. E improvvisamente l'attrazione vince. Le sfere iniziano a toccarsi, a incollarsi, a formare catene che diventano reti che diventano un gel. In meno di 30 minuti il latte smette di essere un liquido, si trasforma in una struttura solida e tremolante, come una città che crolla e si ricostruisce in un ordine completamente diverso. Ma questa è solo la prima battaglia. La guerra vera deve ancora iniziare, perché nel latte c'è qualcun altro, qualcuno che è stato invitato apposta, miliardi di batteri lattici, Lactobacillus helveticus, Streptococcus thermophilus, nomi che sembrano usciti da un trattato militare. E in un certo senso lo sono, perché questi batteri hanno un'unica missione: divorare. Il loro cibo è il lattosio, lo zucchero del latte. Lo ingoiano, lo spezzano a metà e producono un'arma chimica devastante: acido lattico. Miliardi di batteri che mangiano e sputano acido, senza sosta, per ore. Il pH del latte, che partiva da 6,7, praticamente neutro, precipita 5,5, 5,3, 5,1. L'ambiente diventa sempre più acido e questo acido cambia tutto. L'acido lattico attacca la struttura del gel proteico, scioglie i legami di calcio che tengono insieme le micelle. La rete si contrae, si irrigidisce e inizia un fenomeno che i casari conoscono da millenni senza mai averlo visto: la sineresi. Il gel inizia a espellere acqua, come una spugna che qualcuno strizza lentamente dall'interno. A livello molecolare è uno spettacolo. Le catene proteiche si avvicinano tra loro, i pori della rete si restringono e l'acqua, il siero, viene spinta fuori, letteralmente spremuta dalla struttura. Da un gel tremolante e acquoso nasce una massa compatta, densa, elastica. È la cagliata.
Fermati un secondo, ricordati questo numero, 500. Ti servirà tra poco. La cagliata viene immersa in una salamoia satura per 20 giorni. Il sale penetra lentamente, millimetro dopo millimetro. Non è un condimento, è un'arma difensiva. Il sale disidrata la superficie, creando una crosta naturale, un'armatura. E allo stesso tempo rallenta la crescita dei batteri nocivi. Solo i più forti sopravvivono, solo i batteri giusti, quelli che trasformeranno questa massa bianca in qualcosa di completamente diverso. E poi il silenzio. La forma viene posata su assi di legno, in magazzini enormi, dove migliaia di forme riposano in file perfette. Da fuori sembra che non accada nulla, che il tempo si sia fermato, ma dentro quella crosta dorata qualcosa si sta preparando, qualcosa di lento, inesorabile e meraviglioso. La vera guerra sta per cominciare. Per i primi mesi sembra che non succeda nulla. La forma viene girata, spazzolata, controllata, ma dentro è il caos. I batteri che sono sopravvissuti alla salatura iniziano a morire e morendo rilasciano i loro enzimi interni, proteasi, lipasi, esterasi, armi chimiche che non hanno più un padrone. E queste armi iniziano a smontare tutto. Le proteasi attaccano le catene di caseina, le tagliano, le spezzano in frammenti sempre più piccoli, prima peptidi lunghi, poi corti, poi singoli amminoacidi liberi. Ogni taglio è come aprire una scatola e trovarne dentro un'altra, e dentro un'altra ancora. Contemporaneamente le lipasi fanno lo stesso con i grassi, li smontano in acidi grassi liberi, e ogni acido grasso libero reagisce con gli amminoacidi, si combina, si trasforma, nascono molecole nuove, molecole che prima non esistevano, pirazzine, furanoni, aldeidi, esteri, nomi che sembrano poesia chimica, e in un certo senso lo sono, perché ogni molecola ha un sapore, un profumo, una nota. Le pirazzine sanno di nocciola tostata, i furanoni di caramello, gli acidi grassi a catena corta di burro fuso. In un parmigiano stagionato 24 mesi, gli scienziati hanno identificato oltre 500 composti volatili diversi. 500, il numero che ti avevo chiesto di ricordare. 500 musicisti molecolari che suonano insieme nella tua bocca. Ma c'è qualcosa di ancora più bello. Dopo 18 mesi succede una cosa visibile a occhio nudo. Spezza una forma di parmigiano stagionato. Guarda la pasta. Vedi quei puntini bianchi che scricchiolano sotto i denti? Non sono sale. Sono cristalli di tirosina, un amminoacido che, liberato dalla distruzione delle proteine, si accumula lentamente nella pasta. E quando la concentrazione supera una soglia precisa, precipita, si organizza, forma aghi microscopici che crescono per settimane, come stalattiti in una grotta, ma fatti di proteine smontate. Quei cristalli sono una firma, un certificato di autenticità scritto dalla chimica stessa. Non puoi fingere un cristallo di tirosina, non puoi accelerarlo, non puoi imitarlo. Ci vogliono mesi di proteolisi lenta e costante, tempo, pazienza molecolare. E questo ci porta a un colpo di scena che forse non ti aspetti. Prendi un formaggio industriale, uno di quelli che costa 2 euro al supermercato. È bianco, elastico, morbido, ha un sapore generico. Adesso prendi un parmigiano reggiano di 36 mesi, scuro, granuloso, con quei cristalli che scricchiolano. Sono entrambi formaggio, entrambi fatti con latte, ma a livello molecolare sono 2 pianeti diversi, 2 mondi che non hanno quasi nulla in comune. Il formaggio industriale ha attraversato una guerra breve, batteri selezionati per velocità, non per complessità, temperature alte per accelerare la cagliata, poche settimane di stagionatura. Il risultato? Una struttura proteica uniforme, piatta, come un muro liscio senza decorazioni.
poche decine di composti aromatici, ma il parmigiano ha combattuto una guerra diversa, più lunga, più brutale, più ricca. Nel parmigiano la diversità batterica è enormemente più alta. Più specie di batteri significano più enzimi diversi. Più enzimi significano più tagli sulle proteine. Più tagli significano più frammenti. Più frammenti significano più reazioni chimiche. Più reazioni significano più molecole aromatiche. È una cascata, un effetto domino molecolare che moltiplica la complessità a ogni passaggio. E se pensi che il parmigiano sia estremo, aspetta di vedere cosa succede in un gorgonzola. Qui la guerra diventa letteralmente biologica. Aghi di acciaio forano la forma, creando canali d'aria. E dentro quei canali viene inoculato un fungo, Penicillium roqueforti, lo stesso genere che ha dato al mondo la penicillina. Ma qui non salva vite. Qui invade, colonizza ogni canale, stende reti di ife, filamenti microscopici, come radici in un terreno fertile. Il penicillium produce enzimi lipolitici che trasformano i grassi del formaggio in metilchetoni. Sono queste molecole a dare al gorgonzola quel sapore pungente, quasi aggressivo. La muffa è viva, cresce, si espande, mangia e trasforma. Quando tagli una fetta di gorgonzola, quelle venature verde-azzurre non sono decorazione. Sono le cicatrici di un organismo che sta ancora combattendo. Ancora adesso, nel tuo frigorifero. Fermati un attimo. Pensa a quello che hai appena scoperto. Ogni volta che grattugi del parmigiano sulla pasta, stai aggiungendo il prodotto finale di una guerra chimica durata anni. Una guerra combattuta da miliardi di batteri che sono nati, hanno mangiato, hanno prodotto acido, sono morti e hanno rilasciato le loro armi chimiche nel campo di battaglia. Una guerra dove enzimi ciechi hanno smontato milioni di catene proteiche, pezzo per pezzo. Una guerra dove amminoacidi liberi si sono cristallizzati in aghi microscopici. In un singolo grammo di parmigiano ci sono più reazioni chimiche completate di quante ne avvengano in un intero laboratorio farmaceutico in un mese. E tutto questo è successo al buio, senza computer, senza controllo, solo chimica, solo tempo, solo la cieca, meravigliosa persistenza della materia che si trasforma. 7000 anni fa, un pastore ha lasciato del latte in uno stomaco di capra e ha scoperto per caso il risultato di una guerra che non poteva vedere e non poteva immaginare. Quella forma di parmigiano sullo scaffale non è un prodotto, è un campo di battaglia silenzioso, un cimitero e una cattedrale allo stesso tempo. Ogni granulo che scricchiola sotto i tuoi denti è il monumento di una battaglia vinta da un enzima cieco milioni di volte. La materia non dimentica, si trasforma. Io sono Renderium e questa era la guerra invisibile nel tuo piatto.